Ciao, oggi su Evolution.it abbiamo un confronto tra i due book reader del momento, Kindle Paperwhite e Kobo Aura. Sono entrambi davvero degli ottimi lettori, io li sto provando da una decina di giorni, ma ho notato alcune sfumature che possono farvi preferire l'uno o l'altro. Adesso ho cercato di racchiudere tutto quanto in questo confronto. Ok, iniziamo proprio dalle basi guardando le due confezioni. Questa è quella di Kobo Aura e questa è quella di Kindle Paperwhite. Beh, non c'è assolutamente confronto, quella di Kobo Aura è molto migliore, molto più rifinita e questo ok è un dettaglio, ma se dovete fare un regalo ad esempio è una cosa che può essere presa in considerazione. Qua il cavo USB che si trova all'interno è all'incirca della stessa lunghezza, quindi non ci sono differenze, ma questa confezione di Kindle, che tra l'altro è la stessa con cui viene spedita, che l'azienda fa passare per una scelta mirata a sprecare meno possibile, ma insomma è abbastanza bruttina, ecco, possiamo dirlo. Andiamo avanti e passiamo al design. Anche da questo punto di vista io credo che Kobo Aura sia migliore di Kindle Paperwhite 2013, al di là delle dimensioni, che è una cosa abbastanza evidente, no? Cioè 2 centimetri buoni nella parte posteriore, anche lo spessore è più contenuto nel lettore Kobo, ma è proprio un discorso di qualità costruttiva. Qui abbiamo anche il display a filo del telaio, quindi un aspetto molto più simile a quello dei tablet, un pannello posteriore che è rifinito, leggermente ruvido con una texture in 3D e questa scrittina Kobo che è di una vernice differente, quindi è molto pregiata, contro un lettore Amazon che è dozzinale, identico a quello della versione precedente, che fa un brutto rumore qua dietro, sentite, come se ci fosse un po' di aria tra l'esterno e l'interno, e che soprattutto pesa quasi 40 grammi in più del lettore Kobo e che posso assicurarvi che durante l'utilizzo di tutti i giorni questo si fa sentire. Di buono c'è che questo design con la parte bassa più alta vi permette di tenere il lettore in questo modo, in una modalità così in una mano, cosa che invece con le book reader Kobo è un pochetto più scomodo, anche perché abbiamo un touchscreen molto sensibile, quindi si rischia facilmente di andare a toccare il display, quindi magari attivare una funzione non voluta. In ogni modo Kobo Aura vince nettamente il confronto design e qualità costruttiva. Dal punto di vista tecnico abbiamo un sostanziale pareggio, entrambi usano un processore a 1 GHz, Kobo Aura però ha più RAM di Kindle Paperwhite e soprattutto ha il doppio dello spazio interno, 4 GB contro 2 GB. C'è anche da dire che qua abbiamo un lettore micro SD e un pulsantino dedicato a disattivare o attivare l'illuminazione, cosa che invece è assente nel Kindle Paperwhite, che però, ed è l'unico modello in questo momento sul mercato ad averlo, usa il nuovo display e-ink carta, cosa invece che Kobo Aura non fa perché usa un vecchio e-ink Pearl che è attivo da 2 anni, però possiamo dire che siamo proprio nei dettagli, abbiamo un sostanziale pareggio e abbiamo soprattutto due dispositivi molto avanzati dal punto di vista tecnico. Per quel che riguarda l'interfaccia utente di gestione degli ebook reader io preferisco Kindle Paperwhite, vi spiego il perché. È vero che entrambi usano un pannello di tipo capacitivo, quindi sono entrambi precisi e reattivi nell'utilizzo del touchscreen, però Kobo ha un'interfaccia molto più complessa che è vero che permette di fare più cose, soprattutto per quel che riguarda, come vedremo più avanti, la formattazione del testo, ma è anche un pochetto più incasinata, ecco, un pochetto più complicata. Ci sono ad esempio barre in alto e barre in basso che possono un po' confondere chi non è proprio esperto, comunque chi si trova per la prima volta ad usare un dispositivo Kobo, mentre Amazon ha un'interfaccia molto più chiara che secondo me è molto più evoluta, soprattutto nella presenza di questo tasto back che funziona come quello di Android, che permette spesso di capire cosa bisogna fare. Ad esempio Kobo Aura a volte ci dà due possibilità di uscita, utilizzare la X in alto o il pulsantino back qua, ecco, uno magari non si ricorda mai quale deve premere per tornare indietro, cosa che invece non succede con Kindle Paperwhite. E anche la gestione dello store integrato, che in Kobo è un pochetto più configurabile, ci sono più opzioni, vedete, soprattutto in questo menu. Invece con Kindle un clic e si va direttamente nello store Amazon. È più immediata e semplice, più user friendly secondo me nel Kindle Paperwhite, e che credo che sia più maturo da questo punto di vista. Quel che invece preferisco dell'interfaccia utente Kobo è la gestione degli extra, ad esempio dell'app Pocket, che è installata proprio in questo lettore, che è una vera e propria risposta al Sento Kindle di Amazon. Ecco, io preferisco Pocket perché è una vera e propria app, fa le stesse cose dell'app per Android e iOS, quindi è molto più completa, permette di fare veramente più cose, mentre Kindle tende a unificare tutti i contenuti in un'unica pagina. È vero che si possono dividere per documenti, quindi selezionare solo gli articoli inviati personalmente, e tra l'altro si possono anche inviare tramite email, cosa che Kobo ancora non permette, ma insomma a livello di gestione Pocket è molto più avanzato di Sento Kindle, quindi io preferisco sinceramente questa versione Kobo.
Quel che manca ad Aura è l'integrazione cloud, che invece è il punto forte del Kindle Paperwhite, che divide i contenuti tra quelli locali e quelli presenti nel cloud e che veramente permette di portare da una parte all'altra gli stessi con un semplice click. Basta premere e così si ha subito un download del contenuto dal cloud allo spazio locale. Questa è una cosa che permette un po' di ovviare al problema dei soli 2 GB, che poi in realtà sono 1,20 GB di spazio a disposizione che si hanno su Paperwhite. Kobo da parte sua ha risolto installando ben 4 GB, ma di certo avere la possibilità di passare tra cloud al locale con un click è veramente un punto a favore di Paperwhite. Confrontare l'esperienza di lettura è davvero difficile, d'altronde entrambi usano un display 6 pollici con 1024x758 pixel di risoluzione, quindi 212 ppi per entrambi, quindi la nitidezza, la qualità dei caratteri è pressappoco identica. C'è da dire che Kindle utilizza un display ink carta, quindi che è un pochetto più contrastato, con un bianco di fondo più pulito rispetto a Kobo Aura, che invece utilizza il display di vecchia generazione, però ha un'illuminazione, come vedremo tra poco, più elevata, quindi che gli permette di compensare questa cosa. Il cambio pagina per entrambi i lettori è estremamente veloce, usano entrambi la tecnologia Ink Regal, che permette di fare un refresh completo dopo tantissime pagine, dopo ogni 100. Infatti hanno entrambi regolazioni che da questo punto di vista sono molto alte. Non so se avete fatto caso, comunque si vede raramente la pagina completamente nera, no? Come si vedeva nei vecchi ebook reader. Però devo dire che tra i due, se proprio devo scegliere, preferisco le possibilità di personalizzazione che offre Kobo Aura. Da questo punto di vista Kobo Aura permette una personalizzazione davvero avanzata, oltre a tutta una serie di caratteri e di regolazioni superiori alle poche disponibili su Kindle, che da sempre offre questo numero limitato di possibilità. Tra l'altro qua su Kobo possiamo anche andare in avanzati e decidere addirittura lo spessore, la nitidezza dei caratteri. L'unica cosa un pochetto più avanzata di Kindle si ha nella gestione dei PDF, dove si può decidere o scegliere il livello di contrasto, che poi aumenta relativamente, insomma non è una cosa così evidente. Quindi l'esperienza di lettura che si ha con Kobo Aura è potenzialmente migliore, semplicemente per il fatto che si può ottimizzare, si può adattare meglio alle proprie esigenze, quindi scegliere il carattere che ci piace di più, quello che ci stanca meno la vista, le dimensioni che ci piacciono di più, regolare o meno i margini, interlinea, ecco tutta questa serie di cose che Kindle non permette di fare. Però se andiamo a guardare la pulizia dello schermo, e io approfitto per abbassare le luci, perché parliamo di illuminazione, se andiamo a guardare la pulizia dello schermo, come dicevo, Kobo Aura ha uno spiacevole effetto dovuto al suo display a filo con la plastica che sta sopra il display ink, che come vedete nel filmato crea una sorta di effetto pallini sulla superficie, crea un bordino, un'ombra data proprio dalla cornice nera sul pannello che sta sotto. Io ho fatto alcune foto macro, si nota proprio chiaramente questa cosa. C'è 2 strati, quindi 2 strati creano una leggera ombra, non è nulla di evidente, ma lo schermo a volte può ricordare un po' quello proprio della carta del quotidiano, no? Quella carta porosa, è una cosa abbastanza evidente, cosa che invece Kindle Paperwhite non ha, perché ha uno schermo molto più nitido, i caratteri sono molto più puliti da questo punto di vista, e anche qua delle foto macro mettono in evidenza questo aspetto. È una cosa da non sottovalutare se vi piace proprio la pulizia del carattere. Ancora Kobo Aura ha un sistema di illuminazione che è più avanzato secondo me di quello di Kindle Paperwhite, però devo dire che Amazon ha praticamente risolto tutti i problemi relativi agli aloni che io non avevo riscontrato nel mio modello, ma che in rete comunque sono stati riscontrati da molte persone. Quindi Paperwhite ha uno schermo veramente bianco, questa volta non ci sono aloni, ha una luce che adesso tende un po' di più al giallo, quindi è un pochetto più naturale, è poco bluastra come invece magari era nel precedente Kobo Glow, no? Si vedeva moltissimo. E invece una cosa che è rimasta un pochetto su Kobo Aura, che è vero che è molto migliore, è anche più omogeneo di Kindle Paperwhite in certi contesti, però ha un pochetto più un effetto LCD. Devo dire che sono questioni personali, insomma, perché comunque la qualità, come ho detto in precedenza, è elevata. Diciamo che su Kindle Paperwhite si rischia meno di avere l'effetto LCD che si ha invece in alcune situazioni di luce con Kobo Aura. Diversa invece la gestione dei PDF. Questo è un esempio di un fumetto formato Bonello,
pannelli che su Kobo Aura memorizza lo zoom. Vi faccio vedere, adesso è zoomato in questo modo, ecco, magari facciamo uno zoom ancora più evidente. Io vado a cambiare pagina ed ecco che mi ritrovo con lo stesso livello di zoom selezionato. Non viene memorizzata la posizione, ma lo zoom sì, cosa che invece non accade con Kindle Paperwhite, che anzi, una volta che ho zoomato poi non mi permette nemmeno di cambiare pagina, perché ma viene praticamente attivata la barra qua di selezione, quindi dovrei andare ai bordi e poi cambiare pagina. Ecco, non diventa molto intuitivo, e comunque non è assolutamente fatto per questo. Vedete, non riesco a cambiare pagina finché non arrivo sul bordo e premo. E per chiudere questo contesto segnalo una cosa che è banale per chi segue il settore, ma che è comunque a favore di Kobo Aura, ovvero la gestione dei CBZ e CBR, nonostante sia comunque difficile usare fumetti su questo display da 6 pollici, comunque c'è anche il supporto del formato EPUB, cosa che invece Amazon non fa su Kindle. Però devo dire che Kindle mi apre un Mobi da 3000 e passapagine in modo molto più veloce di quanto non faccia Kobo, che anzi proprio con questo tipo di formato, con i Mobi particolarmente pesanti da 100 mega, finisce per essere lento, abbastanza impacciato, ecco, mentre Kindle Paperwhite lo gestisce in modo molto più veloce, più nativo, come vedete. Ok, questa volta è davvero difficile scegliere. Io tra i due, tirando un po' le somme, preferisco Kobo Aura perché è l'ebook reader più avanzato, più complesso e soprattutto quello meglio costruito, più bello da tenere in mano, ma anche perché voglio un po' premiare Kobo, che sta facendo un ottimo lavoro in questo settore. Anche il fratello maggiore Kobo Aura HD è veramente un dispositivo di fascia alta, mentre Amazon propone il suo solito formato, la solita ottima esperienza utente, con la grandissima libreria, le migliori offerte spesso per gli ebook. Questo Paperwhite 2013 corregge i problemi del modello precedente, però forse non vale l'upgrade da chi ha già comprato quella generazione, cosa che invece vale Kobo Aura, perché rispetto a Glow c'è un grande passo in avanti. Unendo i due dispositivi verrebbe fuori l'ebook reader perfetto, la complessità software di Kobo Aura con la semplicità dell'interfaccia di Amazon, con la libreria Amazon, anche con il prezzo di Paperwhite che poi alla fine costa 20 euro meno di Kobo Aura. Però per adesso, ecco, mi sento di consigliare Kobo Aura ad un utente esperto, Kindle Paperwhite a chi magari si affaccia per la prima volta a questo settore, vuole qualcosa di un pochetto più stabile, che fa meno cose, però magari, ecco, alcune le fa anche meglio. Trovate maggiori informazioni delle foto e alcune considerazioni un pochetto più tecniche su evolution.it.